Benvenuto da Heavy Metal Heaven. Oggi ospitiamo una band veneta che sa bene il fatto suo tra una base new metal, groove, metalcore, modernità e un'ispirazione sopraffina. Per i fan più tradizionalisti, il new metal è il genere disprezzato per eccellenza. Tra i vari pregiudizi, il più tipico è che si tratti di un genere suonato solo per fini commerciali, non dettato da vera passione. Un pregiudizio che forse aveva un minimo senso tra fine anni 90 e inizio anni 2000, quando tante band metal storiche si sono date al genere solo per seguire la tendenza, con risultati spesso scadenti. Ma al di là di questo, la critica non si applica ai gruppi che hanno creato o innovato il genere, magari quando ancora la moda non era esplosa. E non si applica tantomeno oggi, in cui il genere non è più così popolare, ma tante band lo affrontano per passione, senza ricercare la fama, come i Brothers of No One. Nati nel 2006 a Vicenza, da allora se la sono presa con molta calma. In questi quasi 20 anni sono stati solo 2 i full length pubblicati, al di là di un EP e di qualche singolo. Ma in fondo non è un problema. È stata la mossa giusta, almeno a giudicare dal secondo Iodio 131, vista la cura che il gruppo ha infuso al suo interno. Uscito lo scorso 11 aprile, mostra tante caratteristiche interessanti, a partire dal genere. Seppur il gruppo non faccia mistero di ispirarsi in primis al new metal della scena più classica, con influssi elettronici alternativi non atipici per il genere, all'interno del disco c'è molto altro. Sono presenti, per esempio, appesantimenti provenienti dal metalcore e riff grassi di origine groove metal, fusi con la base in un intrico dove non sempre è chiaro dove finisce un genere e inizi l'altro. Il tutto ha inoltre un'impostazione moderna, grazie anche a un'ottima registrazione, pulita e bombastica al punto giusto per valorizzare al meglio la pesantezza ritmica di Alessandro Marsiletti e di Diego Rossato. Impostazione che si vede anche in strutture non lineari e tutt'altro che semplici da fruire, alla faccia dei pregiudizi. Ne risulta un disco acido, malsano, come indica il titolo stesso dell'album. Lo Iodio 131 è un isotopo radioattivo di questo elemento, oltre che molto coinvolgente. Quasi per rispondere agli stereotipi sul loro genere primario, i Brothers of No One suonano per ammissione esplicita ciò che piace loro, non per piacere agli ascoltatori, e si sente. Le già citate strutture sono ben curate lungo il disco, come anche l'impatto e le atmosfere. I veneti danno l'idea di sapere molto bene quando pestare sulla potenza e quando aprire un po', quando inserire un break metalcore e quando invece accelerare, quando inserire elementi più melodici e quando aggredire. La consapevolezza e la maturità che dimostrano sono del tutto all'altezza di quanto ci si aspetterebbe da una band di lungo corso come loro. Dall'altra parte il disco ha il difetto di essere un po' inconsistente. Al di là dell'intro sono solo 7 le canzoni in scaletta per appena mezz'ora, ma vista l'abilità del gruppo è una gran bella mezz'ora. Non c'è davvero una canzone meno che valida e alcune si mettono molto in mostra, come Junkie. Alterna frazioni new metal già aggressive, stacchi metalcore e momenti veloci e rabbiosi, mentre solo di tanto in tanto c'è qualche stacco più calmo che fa fiatare il brano. Ottima anche Pistantrofobia, una scheggia rabbiosissima molto influenzata dal metalcore e anche da qualcosa di più estremo. Sarà la presenza come ospite di Giovanni Berselli dei The Modern Age Slavery alla voce o il breakdown finale da pure deathcore, ma la sua incredibile potenza e la sua oscurità opprimente la rendono il momento più aggressivo e oscuro del disco. I brani migliori di Iodio 131 sono però Eutanasia e No Love. La prima è un filo più leggera della media dell'album, ma ciò non significa che manchi di carica, anzi. Accanto ai riff più hardcore, alle venature elettroniche e ai passaggi ombrosi col cantato pulito, ci sono bei momenti pesanti, in un'alternanza saggia all'origine di una gran bella oscurità. Al contrario, la seconda è molto pesante, con ritmiche new groove metal e una struttura più lineare della media, con ritornelli persino ricordabili, ma senza lasciare da parte stacchi più variegati. Tra momenti malati e vorticosi, in cui Orso Andrea mostra tutta la sua versatilità vocale, altri più d'atmosfera ma sempre opprimenti, ne risulta un pezzo lungo ma noioso. A questo punto c'è rimasto ben poco da dire. Iodio 131 è un disco ispirato e di grande spessore, che intrattiene molto bene nella sua mezz'ora. Come detto, quest'ultima ha il suo limite. Forse con altre 2 o 3 canzoni sullo stesso livello avrebbe raggiunto il capolavoro, ma anche così non vola troppo sotto a quel livello. Chi ama il new e il metal moderno vi troverà tanti spunti esaltanti. Se lo sei anche tu, il nostro caloroso invito è a scoprire i Brothers of No One. Voto di Heavy Metal Heaven 86 su 100.
Il video è al termine. Ti abbiamo intrigato a proposito dei vicentini? Dicelo nei commenti oltre a mettere il like e condividere il video. Ti invitiamo inoltre a iscriverti al canale ed attivare la campanella degli avvisi per non mancare neppure uno dei contenuti pubblicati ogni settimana. Seguici infine su Facebook, Instagram e Pinterest. Al solito i link sono qui sotto. Ci vediamo la prossima volta!